ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Ride with Frank. Io sono Francesco. Oggi siamo in direzione Abruzzo, ci stiamo avvicinando nelle zone di, credo, Roccaraso, non ho capito bene. Comunque mi sono aggregato a Antimo, Gianluca e Danny e oggi faremo un bel giro off. Questi ragazzi stanno belli incazzati, sono contento. Arriva qualche gocciolina, maledizione, va bene. E niente, adesso siamo sulla strada. Qui davanti a me ho una bellissima 990, poi ci sono due 790R più avanti e io con la mia pennellina cercherò di stargli il più vicino possibile. Ma in strada, ragazzi, vanno davvero alla grande. Ok, siamo arrivati in quel di Barrea. No, giù vedo la neve e stiamo andando a passo, quasi a passo d'uomo, e davanti a tutto abbiamo gli amici dei motociclisti. La temperatura è abbastanza rigida, fa abbastanza freddo. Considerando le temperature quasi estive di ieri, mi sono autoconvinto a mettermi la giacca da off, che è un po' più leggera, pensando di sudare come un maiale, e invece oggi, diciamo, fatica un po' il freddo, vabbè. In parte devo anche ringraziarli, i carabinieri, perché al loro passo non riuscivo a stare dietro a questi mostri qua davanti. Almeno così riesco a stare in scia. Vabbè, non voglio annoiarvi con questa carovana dietro ai carabinieri. Ecco, siamo arrivati al lago di Barrea e ci rivediamo più avanti. Yo! Ragazzi, devo dire che qua il clima si fa sempre più rigido. Ragazzi, siamo qua a Passo Godi. Madonna, un freddo cane, come potete vedere. C'è tantissima neve, tantissima ce n'è, e fa freddo. Là, i ragazzi stiamo avvicinando al percorso. Faccio vedere le moto, sfiguriamo un po', ma quando ci piace così. E niente, ora procediamo, andiamo avanti. Adesso vediamo un po' come si mette. Cosa? Che vuole fare? Oh la Madonna, sei un grande. Sei un grande. Oh, allora passo prima io, poi vi faccio il video. Ok. Bene. L'emozione. Ecco Danny. Asfalto, abbiamo trovato veramente qualcosa di fantastico. Che meraviglia, che figata, bello, bello, molto bello. Vai, vai. Spettacolone, ragazzi.
Madonna come scivola, ragazzi. Yeah. Oh cazzo che bello. Meno male ho messo la giacchetta leggera perché ho vinto la scommessa. Sto squagliando. Madonna che bello. Devo rifare al contrario, cazzo. Ragazzi, siamo usciti. Stiamo raggiungendo un altro tratto che si chiama Frattura. Che bel curvino. Vabbè, non sprechiamo minuti, ci vediamo tra poco. Eccoci qui, siamo tornati in fuoristrada. Adesso abbiamo trovato questa strada che è fantastica. Che figata, ragazzi. Ragazzi, è andato via il sole e ora sto tutto sudato e devo dire che fa un po' freddino, però il percorso merita. Cerco di tenere un po' di distanza perché si alza un sacco di polvere. Comincio ad avvertire un po' di fastidio sulle braccia perché anche ieri mi sono sparato circa 300 km e quindi sono un po' stanchino, però non potevo dir di no ad anti-morsoci perché mi sarei perso questo e vero no, eh? Stavo salendo con un filo di gas. Andate. Scivolosissimo. Non devi andare a finire buchi. Tanta neve squagliata. Oltre qui è finito tutto. Ora ci tocca soltanto purtroppo tornare indietro perché è una lastra di ghiaccio. La TRK qui sopra è stata veramente tosta e la strada finisce qui. Ora ce ne torniamo giù, giriamo il mostro dei cavalli selvatici. Ragazzi, non so se riuscite a vedere. Ok, stiamo riscendendo. Andare avanti era diventato impossibile e hanno provato i ragazzi a trovare anche un'altra strada salendo sopra una collina, ma era poco fattibile, c'è troppa neve ancora. Ora riscendiamo. Ragazzi, mi sono giocato un jolly di quelli proprio che non vi dico.
Oggi non tanto per la difficoltà del percorso in sé per sé, ma per i chilometri fatti ho avvertito un po'. Devo scendere un po' sereno, anche se poi è molto divertente. Alla faccia di chi dice che non si fa fatica a portare una moto di queste dimensioni in fuoristrada, beh, non avete proprio idea di quello che significa. Non sei tu quella che dirigi, ma è lei che dirige te. Quindi tutto deve essere estremamente ponderato. La TRK si dimostra comunque una bella torella. Portare una moto così pesante in fuoristrada può essere tanto divertente quanto può creare dei problemi. Uscirne fuori non sempre è facilissimo. Quindi il mio consiglio è sempre quello di iniziare con percorsi più semplici e andando sempre pian piano progredendo, aumentando le difficoltà. Ragazzi, ho lasciato Antimo, Gianluca e Danny perché devo rientrare a casa. Loro rimanevano ancora a fare qualche danno in giro. Il giro è stato veramente fantastico, guardate qua che meraviglia. Peccato soltanto non aver completato il giro, ma purtroppo la neve si deve ancora sciogliere e quindi la strada era chiusa. Sono un bel po' stanco, adesso ci vorrà un'oretta per tornare a casa, credo. Allora ragazzi, salutando Scanno, vi annuncio che la puntata è giunta al termine. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un bel like, pollicione verso l'alto, a commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata. In più, come al solito, vi invito ad iscrivervi ai miei social Facebook e Instagram. Come sempre, io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!